parlando di campionato, parlando di Serie A, con la vittoria di stasera arriva la 14ª nelle ultime 15, cioè post derby, sconfitta nel derby, da lì nel mezzo arriva il pari col Napoli, per il resto il vuoto, 14 vittorie, ripeto, 14 vittorie nelle ultime 15 gare di campionato. Quando io ho detto l'Inter di Kivu non lascia neanche le briciole, intendevo questo, perché poi il simpaticone di turno arriva, allora perché uscite col voto? Io sto parlando di queste gare qua l'Inter non le sbaglia, non le ha sbagliate per tutto il campionato, signori miei, per tutto il campionato. E ragazzi, cosa volete che vi dica? Mi viene in mente un detto che quello chi c'ha i denti non c'è il pane, chi c'ha il pane non c'ha i denti. E con questo cosa voglio dire? Faccio un po' il confronto con la passata annata. Io quest'anno vedo una squadra più profonda. Cioè, oggi ti manca, al netto dell'assenza di Dumfries che abbiamo sempre detto, di Cialanoglu che l'abbiamo visto nella seconda parte, Bastoni che non era in campo. Stasera ti mancava, parliamo dell'attacco, che è quello che è stato, diciamo, l'oggetto di discussione della passata annata. Quest'anno ti mancava, stasera, scusate, Lautaro Martinez e Thuram. Perché Thuram gioca, ma sta mancando, come è mancato nella seconda parte l'anno scorso, sta mancando. Eppure tu, ragazzi, oltre di più Esposito, di cui se ne sta parlando un gran bene, per ovvi motivi, e non sto qui a recitare, Bonni. Anche Bonni stasera, ma che prestazione ha offerto? Che contributo ha dato? Lo avete visto come si divincolava, non perdeva mai la palla, tanto lavoro. Non è che dobbiamo calibrare il valore dell'attaccante solo con i gol, scusate, si blocca anche lo schermo. E perciò dico, quest'anno, mannaggia la miseria, che secondo me potevamo provare ad andare più in avanti possibile in Champions, veniamo eliminati perché di fondo c'è questa sorta di timore che quest'anno il campionato a tutti i costi. Siamo a più 13 dal Milan a febbraio. A fine febbraio stiamo entrando a marzo, 13 punti col Milan che deve giocare domani, va visto, poi ci sarà un derby, siamo a 13 punti, porca ladra, con la Champions invece andata. A me sta roba fa impazzire, perché quest'anno ci abbiamo i denti, ne abbiamo 32, mostriamo il sorriso, eppure di pane ci rimane la Serie A. Vedremo anche la Coppa Italia, assolutamente un obiettivo che deve essere tale, indubbiamente. Provo sentimenti controversi perché è abituato, no? Bene, no? Con il caviale in Champions League ti trovi quest'annata, e invece in Serie A, no? Abbiamo avuto anche stagioni parecchio tribolate, e quest'anno non stiamo sbagliando mezza partita, ripeto, con le medio-piccole, discorso a parte, quando poi si affrontano Napoli, Milan stesso, Juventus al netto della vittoria del ritorno, ma sappiamo le discussioni e tutto il resto. E ripeto, per me è un sentimento contrastante. Ciò che non mi contrasta affatto, ancora una volta, è la prestazione e il gol superlativo di Marco. Luis Enrique comunque anche lui è estremamente in crescita. Ne abbiamo di cose da dire e ne parliamo, signori miei. Prima, come al solito, invito a spolliciare per soddisfare l'amico algoritmo. Iscrivetevi se volete seguire i prossimi contenuti, e domani parleremo appunto del Milan, vedremo se riaccorcerà, proverà a ricucire accorciando un po' le distanze, ma poi abbiamo in serata soprattutto Roma-Juventus, ragazzi miei, è una partita da vedere, interessantissima per la Roma, per la lotta Champions, e quindi se volete in descrizione trovate i profili social per seguire tutto e per attivare anche la campanella. Grazie. Sì, solito canovaccio dell'Inter, squadra paziente, prima o poi il gol arriva, e così anche stasera, perché poi nel primo tempo occasione di Bonni, ha avuto due occasioni importanti, ha trovato un portiere rispetto alle ali, questo qua para davvero, perché il colpo di testa di Bonni era abbastanza angolato, il portiere ci arriva.
c'è stata la traversa di Mkhitaryan, c'è stata un'altra occasione sempre di Bonni, non mi ricordo l'altra, sì, di Bonni, ma non mi ricordo la pericolosità. Io cancello, guarda, è una cosa pazzesca. E poi ovviamente il gol di Di Marco, che di una bellezza, anche l'assist, perché poi uno giustamente pensa alla balistica, al fatto che veramente aveva poco angolo, a come la impatta, bravissimo come al solito, ma anche il passaggio di Mkhitaryan, cioè lì assist e gol veramente di alto, alto, alto livello. Ribadisco, sono contento di vedere un Luis Enrique in crescita, secondo me è stato molto molto bravo. Dietro abbiamo sofferto il giusto contro questa squadra organizzata. Nel primo tempo poteva tirare Colombo, invece appoggia, poi nel mezzo non trova nessuno. Nel secondo, dopo il 2-0, soprattutto qualcosina, qualche piccola sbavatura c'è stata, come al solito soprattutto palla inattiva, dove Luis Enrique si era completamente perso il giocatore del Genoa, adesso non ricordo come si chiama, e poi nel finale ha rischiato l'autogol a Kanji, ma roba che ci può assolutamente stare in una partita del genere, con un risultato comunque ancora una volta portato a casa. E niente, ci sono giocatori invece che ancora non continuano a incidere, lo dicevo prima, Thuram anche oggi, giocatore che non riesce assolutamente a dare il suo contributo. Non voglio dire lo stesso di Barella, nonostante tecnicamente abbia sbagliato tanto, decisamente troppo tecnicamente, tanti errori, anche se poi qualcosa di buono sempre, ribadisco, sotto l'aspetto tecnico l'ha fatto, ha messo lui e me che mette il bel pallone per Bonni. Poi sotto l'aspetto invece del gioco senza palla, Barella è sempre importante. Cioè, lo possiamo criticare, io sono il primo, ma senza palla è sempre il giocatore più importante dell'Inter. Recupera tantissimi palloni, corre, quindi statistiche e numeri alla mano ci dicono che sotto questo aspetto Barella non è in calo. Lo è dal punto di vista tecnico, lo proprio vedi che non riesce, sbaglia la giocata spesso e volentieri, non tira mai, è come se avesse questa psicosi sotto porta, non lo so, sbaglia qualcosina, ma sotto l'aspetto del disimpegno non gli puoi andare veramente a dire nulla. Niente, paperelle anche il telefonino. Niente ragazzi, con la vittoria di oggi non dico che lo scudetto è già vinto, perché sapete, bisogna anche essere un po' scaramanzi, tutto quello, ma la verità è che davvero l'Inter dovrebbe fare Arachiri. Tutto può succedere nel calcio, ma il mio, non rabbia, no, però il mio rammarico, ecco la parola giusta, il rammarico, nasce proprio dal fatto che quest'anno comunque vedi una squadra profonda, ci sono le rotazioni, vedi le alternative, ed è un peccato. Ripeto, non dico perché l'Inter non può vincere la Champions, l'Inter non è attrezzata per vincere la Champions, non lo è mai stata, anche negli anni in cui è arrivata in finale, cioè non competi a livello di budget, di investimento e tutto il resto, però sappiamo che tutto può essere possibile, soprattutto comunque puoi costruirti degli step, gli step è comunque entrare nelle prime 8, 4, è diverso, e perciò sono un po' rammaricato da questo, però ci consoleremo a maggio, spero. O sbaglio? Fatemi sapere cosa ne pensate voi. Commentate, likeate. Se volete iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio da Neschio.